Un tema su cui c'è molta confusione è quello delle razze canine. Esistono razze più addestrabili? Esistono razze più semplici, più difficili o razze che inevitabilmente diventano aggressive o quant'altro? E soprattutto esistono razze che vanno addestrate in maniera diversa rispetto ad altre o che hanno necessità differenti? Oggi voglio fare un po' di chiarezza su questo argomento e darvi degli spunti su come magari scegliere una razza che sia più adatta al vostro stile di vita. Nonostante questo sia un video sulle razze, parlerò anche degli incroci, quindi soggetti di cui non si sa la razza specifica di appartenenza o le varie razze originarie, per capire in che categoria incastrarlo e capire quali sono le sue potenziali attitudini per essere sicuri di dargli il giusto esercizio e di seguirlo nel modo corretto. Innanzitutto diciamo che le razze appartengono a 4 macro categorie, 4 macro gruppi che sono importantissimi e sono i tipi morfologici: lupoide, molossoide, braccoide e graioide. Come potete vedere da queste immagini, nella categoria dei lupoidi ci potremo mettere tutte quelle razze, pastori tedeschi, border collies, pastori belga, con quelle determinate caratteristiche del lupoide. Nella categoria dei molossoidi potremmo mettere tutti i pitbull, cane corso, mastino napoletano, ma anche i bulldog francesi e inglesi. Braccoidi sono tutti retriever, quindi golden, labrador, cani da caccia, setter, pointer, cocker e via discorrendo. Nell'ultima categoria, i graioidi, diciamo che in linea generale sono i levrieri. Questa suddivisione ci aiuta a capire un po' di più le caratteristiche morfologiche, quindi fisiche, ma anche psicologiche dei soggetti facenti parte ad una di queste categorie. La domanda che spesso mi viene fatta e sento spesso dibattiti su questa cosa è: ma una razza ha delle necessità specifiche, come faccio a soddisfare queste necessità? Perché se ho un cane da caccia, se ho un cane da guardia, se ho un cane da pastore, cosa devo fare, cosa non devo fare? Prima di tutto voglio fare chiarezza, perché questo non è un video tecnico in cui affronterò le caratteristiche fisiche, gli standard di razza, eccetera eccetera, ma è più un video che vuole servire per aiutarvi a superare un po' questa interdizione: ma la razza conta, la razza non conta, ci sono cani più addestrabili, meno addestrabili. Vi dico, la razza conta per determinate cose. Per quanto riguarda le attività sportive conta tanto, per quanto riguarda l'educazione di base non conta più di tanto. Vi faccio un piccolo esempio: ma tu la fai facile con 3 border collie, sono facilissimi, bla bla bla. Il border collie è un cane che ha un tasso di addestrabilità molto alto perché è molto intelligente, ma questo significa anche che dall'altro lato, se vuoi educarlo bene, impara molto in fretta anche le cose sbagliate. Ecco, quindi è un cane molto impegnativo, ma facile da addestrare, nel senso che al border collie faccio vedere una cosa 3-4 volte e l'ha già praticamente imparata, mentre magari un cocker gliela devo far vedere 40 volte. Ma tutti i cani possono imparare, poi dipende anche da che cosa. Se io lancio un frisbee a un cocker, me lo andrà a inseguire, me lo prenderà come un border collie, però le caratteristiche fisiche di un cocker non si adeguano perfettamente per quella disciplina sportiva. Infatti il cocker è un cane da covo, è un cane che deve stanare le prede nei covi e quindi deve fare un lavoro diverso da quello del border collie, che è un cane da pastore, che è un cane che deve controllare, correre veloce e muoversi agilmente. Ed è per questo che i border collie vengono utilizzati nelle discipline come l'agility, il disc dog e queste cose qua, perché sono molto facili, molto veloci, molto agili, molto intelligenti, ma ti danno del filo da torcere se non gli stai dietro nel modo corretto. Un cocker può fare agility, può fare disc dog, certamente, ma arriverà ultimo se sono presenti alla competizione dei border collie. Questo è il discorso. Dall'altro lato, un border collie a stanare nei covi farà magari più schifo, ma non vuol dire che è un cane inaddestrabile e che non va bene per fare i giochi di fiuto. I tratti caratteriali che ho affrontato in un video che adesso... I tratti caratteriali del cane sono presenti in ogni razza, tutte le razze hanno quei tratti caratteriali. La differenza è che gli allevatori hanno selezionato per ogni razza quei soggetti che avessero determinati
tratti più spiccati rispetto ad altri. Quindi un border collie avrà un senso predatorio molto sviluppato, mentre magari un lagotto romagnolo meno. Ma non è che al lagotto romagnolo non piace inseguire la pallina e non potrà mai giocare con la pallina, e il border collie non potrà mai divertirsi facendo giochi di fiuto. È che semplicemente hanno delle caratteristiche differenti. Ma questo non compromette l'apprendimento, ragazzi. A qualunque cane si insegna allo stesso modo. L'unica differenza è che alcuni cani sono più portati per determinate attività e altri per altre. Detto ciò, esistono cani molto più difficili da addestrare. Un esempio è il groenlandese. Questi sono i cani più indipendenti insieme agli Alaskan Malamute e gli Husky e meno addestrabili. Questi sono magari i casi più difficili. Quindi se avete un molossoide o un braccoide o addirittura un graioide, non preoccupatevi di questa cosa. E comunque anche agli Husky si insegna tutto. Il groenlandese io non ne ho mai avuto uno per le mani, però dicono tutti che siano cani molto difficili e molto indipendenti. Mi piacerebbe fare degli esperimenti, fare delle prove. Parliamo un po' degli incroci, no? Osservando un cane, pur non sapendone la provenienza, potremmo già capire dai tratti morfologici a quale di queste 4 macro categorie questo soggetto possa entrare a far parte. In base a questo possiamo capire se è un braccoide. In base a questo possiamo capire se è un lupoide, un braccoide, un molossoide o un graioide, quali siano le sue attitudini genetiche. In base a questo capire come affrontare le mie giornate più che altro, perché se avete un incrocio con un simil border collie saprete che avete un cane molto energico. Occhio appunto a questi tratti e cercare di capire i cani che abbiamo davanti a quale categoria fanno parte, per soddisfare anche di più le loro attitudini lavorative. È importante quindi capire le razze e sapere a che cosa si va incontro prima di prendere le decisioni. Non scegliete il cane in base al mi piace, è carino, è bello, è grosso, mi piacciono i cani grossi, mi piacciono i cani cazzuti. Dovete prendere un cane che si adegui alle vostre abitudini, alla vostra routine, al vostro stile di vita, perché se no fate un torto al cane e vi trovate con una bomba a mano. Io questi border collie gli dedico un tempo infinito per scaricarli ed evitare che accumulino energia e che poi la mia vita diventi un macello e che loro ne soffrano, ok? Se tu lavori 8, 9, 10 ore al giorno e non puoi stare dietro ai tuoi cani perché poi vuoi uscire con gli amici e farti i fatti tuoi, non prenderti il cane innanzitutto, ma scordati il border collie, scordati il Weimaraner, scordati il pastore belga. Dovrai al limite prenderti dei criceti. Possiamo dire che le razze sono state selezionate nei secoli per determinati lavori e quindi se prendete un cane dovete assolutamente prenderlo per fargli fare delle attività attinenti alle sue caratteristiche genetiche.